Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo come fare questi sottobicchieri e questi portatovaglioli. Questa è l'idea di quest'anno per Pasqua che vi propongo. Anziché fare ovetti, coniglietti che comunque trovate nel canale perché ho fatto tantissimi tutorial per Pasqua e vi lascio tutta la playlist nella descrizione del video, quest'anno ho pensato a qualcosa di diverso. Ho pensato a imbandire la tavola a festa. Nel tutorial di oggi vi mostro come fare la base del sottobicchiere e la base del portatovagliolo, e nei prossimi tutorial vediamo come fare i fiori e come soprattutto lavorare i fiori direttamente sul sottobicchiere. In questi tutorial io vi propongo il girasole e l'anemone, però una volta capito come fare la base, e sono due basi diverse per il girasole e per l'anemone, potete usare queste basi per molti altri fiori diversi. Per questo progetto ho usato il filato Catania, è un cotone 100%, sono gomitoli da 50 grammi ed ogni gomitolo è lungo circa 125 metri. E per tutto il set ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Questo è un filato di cotone morbido, un po' lucido ma non troppo, perfetto per questo tipo di lavori. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link dello shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare il filato Catania in un'infinità di colori diversi. Per i sottobicchieri facciamo un nodino iniziale, lavoriamo 5 catenelle, e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo. E in questo cerchietto lavoriamo tutto il primo giro. Nel primo giro lavoriamo 15 punti alti. Sostituiamo il primo con un punto basso e una catenella e ne lavoriamo altri 14. (14) 15 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito con un punto basso e una catenella. E da qui iniziamo il giro 2, iniziamo il giro successivo sempre dal punto in cui abbiamo chiuso il giro precedente. Nel giro 2 lavoriamo 2 punti alti in ogni punto, sostituiamo il primo con un punto basso e una catenella o come preferite. E chiudiamo il giro nel primo punto alto. Nel giro 3 lavoriamo un aumento, 2 punti alti nel primo punto, una catenella e saltiamo un punto. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro, 2 punti alti in un punto, una catenella, saltiamo un punto. E lavorando in questo modo completiamo tutto il giro. E chiudiamo il giro come sempre nel primo punto alto. Nel giro 4 lavoriamo solo negli archetti del giro 3 e quindi camminiamo con punti bassissimi fino al prossimo archetto. E nel giro 4 lavoriamo 3 punti alti nell'archetto, 1, 2, 3 e una catenella. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. In ogni archetto 3 punti alti, una catenella.
una catenella e chiudiamo il giro nel primo punto alto, un punto bassissimo nel prossimo punto e uno anche nel successivo e giriamo il lavoro. Iniziamo il prossimo giro dal punto alto centrale e qui lavoriamo un punto basso, 3 catenelle e saltiamo 2 punti, un punto alto e la catenella, e nel successivo lavoriamo un punto basso e andiamo avanti in questo modo: 3 catenelle, saltiamo 2 punti, 1, 2, e nel successivo, che in questo caso è l'archetto, lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, saltiamo 2 punti, un punto basso e andiamo avanti in questo modo, lavorando tutto il giro fino ad arrivare a prima dell'ultimo archetto. In questo modo, in totale, in questo giro abbiamo 19 archetti. Una catenella, giriamo il lavoro e in questo primo archetto lavoriamo un punto basso e nel successivo 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ripetiamo nel successivo archetto un punto basso e in quello ancora successivo 7 punti alti, e andando avanti in questo modo lavoriamo tutto questo giro fino a lavorare un punto basso nell'ultimo archetto, un punto basso nell'ultimo archetto e un punto bassissimo nel punto basso del giro precedente. E tagliamo il filo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e nascondiamo la codina di filo attraverso i punti sul rovescio del lavoro. Completiamo il sottobicchiere lavorando un bordo di punti bassissimi tutto intorno. Iniziamo dal primo punto dopo l'archetto che abbiamo lasciato libero. Lasciamo una codina di filo un po' lunga dietro e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto. Mantenendo i punti morbidi. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta, lo portiamo sul retro del lavoro, dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. Allo stesso modo annodiamo e nascondiamo il filo iniziale. Per il portatovagliolo facciamo un nodino iniziale e lavoriamo 30 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavorate le 30 catenelle, controlliamo che non siano arrotolate e partendo dalla prima catenella lavoriamo un giro di 30 punti bassi, un punto in ogni punto.
Da qui in poi continuiamo a lavorare a spirale, un punto in ogni punto, per altri 6 giri. Se volete mettete un marker o un pezzetto di filo per segnare l'inizio del giro. 6 giri da 30 punti bassi. Alla fine lavoriamo un punto bassissimo e tagliamo il filo. Infiliamo il filo in un ago senza punta ed entriamo in tutta la catenella del prossimo punto e al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. E in questo modo chiudiamo il giro. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. Rifiniamo il portatovagliolo lavorando un giro di punti bassissimi sul bordo sopra e sul bordo sotto. Iniziamo da un punto e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto senza stringere. Quando manca un punto alla fine del giro, tagliamo il filo un po' lungo lo infiliamo in un ago senza punta e colleghiamo l'inizio e la fine del giro lavorando l'ultima catenella con l'ago. Entriamo in tutto il primo punto e al centro dell'ultimo punto. E in questo modo il giro è perfetto. Dietro annodiamo l'inizio e la fine del filo e nascondiamo i fili attraverso i punti. Nello stesso modo lavoriamo anche il bordo sotto, lavorando nel filo libero delle catenelle iniziali. E le basi del sottobicchiere e del portatovagliolo sono pronte. Su queste basi possiamo aggiungere tutti i fiori che ci piacciono di più. Nei prossimi tutorial vi mostro come fare i fiori per il portatovagliolo e come adattare lo schema per lavorarlo direttamente nell'archetto che abbiamo lasciato libero del sottobicchiere. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, vi aspetto nei prossimi tutorial. Se l'idea vi è piaciuta fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!